Bentornati su Zona GDR, io sono Christian e oggi continueremo a parlare della vastissima ambientazione di Dungeons and Dragons quinta edizione. E non solo in realtà, lo sapete bene. Oggi ci concentreremo sulla seconda parte dei 9 inferi di Baator, in quanto la prima è già presente sul nostro canale. Vi invitiamo a recuperarvela qualora ve la foste persa. Inoltre sono presenti altri video di ambientazione Lord D&D che già abbiamo pubblicato e hanno una playlist dedicata sul canale. Andate a darci un'occhiata. Ma ora veniamo a noi. Questo caldo estivo fa proprio venire voglia di qualcosa di fresco e rigenerante. Dico bene? Dove eravamo rimasti? Ah sì, Stygia, un dominio di gelo eterno e oscurità polare. Contrariamente a quanto molti pensano dell'inferno, fiamme e calore, Stygia mostra che l'inferno può essere freddo quanto il vuoto dello spazio. Questo livello consiste in un immenso oceano congelato, un mare scuro i cui flutti sono perennemente coperti di ghiaccio spesso chilometri. Grandi iceberg e banchise si muovono alla deriva. La temperatura è ultrapolare, intorno ai meno 50 gradi. Un elemento centrale di Stygia è il fiume Stygia, appunto, da cui il girone prende il nome. A differenza di Avernus, dove scorre come un fiume di sangue, qui lo Stygia è integrato nell'oceano, scorre come una corrente d'acqua più scura all'interno del mare e mantiene incredibilmente la sua identità liquida non congelandosi. Il signore di Stygia è Levistus, un arcidiavolo noto per la sua scaltrezza e tradimento. Tuttavia Levistus commise un crimine imperdonabile. Secondo la leggenda addirittura pugnalò Asmodeus alle spalle in un impeto di ambizione. Per questo Asmodeus lo punì severamente. Invece di ucciderlo, lo intrappolò vivo in un enorme blocco di ghiaccio per l'eternità. La sua prigione è un iceberg fluttuante sulle acque gelide chiamato Tomba di Levistus. Levistus però non è inerme. La sua mente e la sua voce possono ancora raggiungere l'esterno telepaticamente e comanda i suoi sottoposti a distanza da dentro il ghiaccio. La città principale si chiama Tantlin ed è costruita sul più grande iceberg del girone, una metropoli pericolante e decadente. Oggi Tantlin è governata da un triumvirato di diavoli Amnizu che faticano a mantenere l'ordine. La città è divenuta un alveare di criminalità, con gang di diavoli che combattono nelle strade per il controllo dei quartieri e interi distretti collassati nel caos. In questo girone vi è inoltre Sheirushk, il reame di Sekola, la divinità dei Sawagin. Nelle acque profonde di Stygia, infatti, in una regione chiamata Canyon del Metitore, c'è una sezione dominata dal dio squalo Sekola. I diavoli preferiscono evitare scontri frontali con un dio in casa propria, quindi c'è una strana coesistenza armata. Finché Sekola non fa troppo danno, Levistus finge di ignorarlo. Malabolgia. Essa appare come un'immensa pendenza montuosa, come il fianco di una montagna senza cima, inclinata all'infinito e costellata di massi e macigni in perenne caduta. Malabolgia detiene il primato di aver visto il maggior ricambio di governanti tra tutti i gironi. In origine il signore di Malabolgia era Moloch, un possente arcidiavolo guerriero che venne destituito... indovinate da chi? Asmodeus. Moloch fu bandito e ridotto a un imp esule. In un drammatico evento relativamente recente, Malabolgia subì una trasformazione radicale legata al suo governo. Infatti la reggente, la contessa Malagard, detta anche la contessa strega, fu uccisa da Asmodeus e il suo corpo gigantesco collassò e si fuse con l'intero girone. Nella lore di fine 3.5 inizio quarta edizione fu narrato che un giorno il corpo della strega iniziò a crescere a dismisura, sollevando e spaccando la terra di Malabolgia, fino a diventare il paesaggio stesso. Il suo cadavere si espanse a inglobare montagne e valli, i suoi organi divennero colline e caverne, ed infine esplose in un'apocalisse di corruzione, lasciando il piano come un mondo cavo fatto di resti organici putrescenti. Dopo questo cataclisma, Asmodeus nominò sua figlia Glasia come nuova arciduchessa del sesto girone, e lei riplasmò lo strato secondo i propri desideri. Una vista peculiare del nuovo Malabolgia sono le vene aperte, lunghe spaccature nel terreno da cui colano liquami multicolori e crescono fiori velenosi dai petali vivaci. Si dice siano ciò che resta delle vene della contessa strega, recise e trasformate in giardini tossici da Glasia, forse in spregio alla precedente reggente. Il cerchio, la terra di nessuno, divenne la prigione dei 9 inferi. Asmodeus infatti assegnò a Glasia il compito di trasformare Malabolgia nel luogo dove rinchiudere e punire diavoli colpevoli d'aver infranto le leggi infernali. Glasia quindi ha popolato il suo cerchio di prigioni, campi di lavoro e fosse di tortura destinate ai diavoli stessi, traditori o fallimentari. Se ve lo state chiedendo, al contrario degli altri strati,
ma la Bolgia non ha una città principale o capitale. Costruire una metropoli significherebbe accettare una struttura ordinata e centralizzata, cosa che Glasia evita, per non diventare vulnerabile agli intrighi degli altri arcidiavoli o ai sospetti di Asmodeus. Una piccola pausetta per dirvi che se vi piacciono i contenuti di Zona GDR, sappiate che abbiamo un canale Discord dotato ovviamente di chat vocali in cui possiamo conoscerci e parlare e confrontarci soprattutto sui prossimi video da portare sul canale, in cui potete portare le vostre avventure, le vostre campagne e perché no, anche giocare assieme. Detto ciò, buon proseguimento di video. Settimo girone di Baator, Mala Domini. Esso è conosciuto come il Cerchio delle Rovine. Questo livello è un'immensa distesa di terre devastate dalla continua costruzione e distruzione di civiltà diaboliche. Ovunque lo sguardo si posi, si vedono città in rovina e strade spezzate. Mala Domini appare come un paesaggio urbano apocalittico, resti di innumerevoli progetti architettonici iniziati e mai finiti, o portati a termine e poi abbandonati perché imperfetti agli occhi del suo sovrano, Belzebù, il signore delle mosche. La forma di Belzebù è quella di una gigantesca lumaca ripugnante che striscia nel suo stesso sudiciume, per aver tradito anch'egli Asmodeus. Egli ordina la costruzione e impiega i suoi supplicanti e servi, poi insoddisfatto li rimette al lavoro di nuovo su altri progetti. È ossessionato dalla perfezione. Possiamo paragonarlo a un viscido narcisista, ma di quelli senza speranza. Il terreno è intriso di inquinamento, paludi di catrame, pozzi di scorie e cave aperte segnano la superficie come piaghe. Grandi voragini e miniere a cielo aperto testimoniano come siano state estratte risorse fino al punto da sventrare il suolo. L'ultima e attuale città ancora abitata del cerchio è Malagard, la capitale. Un tempo fu la più splendida creazione di Belzebù, con viali geometricamente perfetti e palazzi monumentali di marmo e onice. Oggi, benché ancora imponente, sta cedendo. Molte sezioni sono crollate e riempite di immondizia. Un'altra caratteristica di Mala Domini sono gli archivi sotterranei, poiché qui è il centro della burocrazia infernale. Vasti archivi e depositi di documenti sono stati creati sottoterra per proteggerli in caso dell'ennesimo crollo strutturale. Noi italiani lo sappiamo bene, non c'è niente di più maligno della burocrazia. Chilometri di tunnel contengono contratti, registri, atti maledetti di ogni genere, custoditi in magazzini labirintici. Belzebù li conserva come propria arma. La conoscenza precisa di ogni atto infernale lo rende forse la creatura più informata dei 9 inferi. Ottavo girone, Cania, un reame infernale di gelo estremo, ma qui il gelo è talmente intenso da congelare persino le anime. Cania è un vasto deserto glaciale costellato di colossali ghiacciai in movimento. Questi iceberg vaganti si spostano a gran velocità, collidendo fra loro e scatenando valanghe di neve e di ghiaccio di proporzioni cataclismatiche. Questo strato è noto per essere il laboratorio arcano dell'inferno. Mefistofele vi conduce esperimenti cosmici e accumula incantesimi e reliquie che potrebbero alterare gli equilibri del multiverso. Egli è considerato il più potente arcidiavolo dopo Asmodeus stesso. Mefistofele governa con autorità assoluta, ma essendo assorbito dai suoi studi, delega molti compiti amministrativi ai suoi luogotenenti. È contemporaneamente il più grande alleato e il più grande nemico di Asmodeus. Quest'ultimo sembra fidarsi di Mefistofele, e Mefistofele stesso sa che non può spodestare Asmodeus finché questo non farà un passo falso. Cania possiede una sola città, Mephistar, la cittadella di Mefistofele, una fortezza forgiata in ferro e ghiaccio. Essa è situata in cima al colossale ghiacciaio Nargus e costituisce il centro del potere di Cania. Un incantesimo di calore perenne mantiene gli interni relativamente confortevoli per il suo signore e cortigiani. Si dice che Mefistofele possa controllare magicamente il movimento del ghiacciaio Nargus a suo piacimento, usando Mephistar come nave tra i mari di ghiaccio del suo regno. Nella cittadella si trovano laboratori arcani e la leggendaria biblioteca infernale dell'Arciduca, contenente innumerevoli tomi di magia. Per scendere al nono girone la strada è una soltanto, la fossa, un'immensa voragine cilindrica. Il pozzo, largo circa 150 metri, scende per miglia sotto la superficie ed è flagellato da venti ululanti e sorvegliato da legioni di diavoli. Il fondo della fossa è occupato da un lago di fanghiglia gelata. Si narra che a 1800 metri sotto la superficie del lago sia nascosto un portale argenteo che conduce direttamente a Mal'Shim, nel cuore del Nessus. Eccoci arrivati al nono e più profondo girone dei 9 inferi di Baator,
Nessus. Esso costituisce il fondale dell'inferno, la voragine finale, dove risiede il trono di Asmodeus. Si manifesta come una vasta pianura piatta e apparentemente infinita. Questa piattaforma rocciosa fluttua in un vuoto di cielo rosso cupo, un firmamento infernale dove spirano venti caldi carichi di cenere. Il paesaggio, sebbene inizialmente piatto, è violentemente spezzato da un reticolo di canyon e voragini di dimensioni colossali. La superficie è battuta da elementi ostili, tempeste di fuoco e venti ardenti. Al di sotto della pianura, Nessus è cavo e stratificato. I giganteschi canyon conducono a livelli inferiori, rivelando un labirinto di tunnel, caverne e sale colossali scavate nella roccia nera. È come se tutto il nono girone fosse un enorme formicaio infernale. Orientarsi in questo labirinto è incredibilmente difficile. I percorsi si snodano su 3 dimensioni, spesso in assenza di punti di riferimento, tanto che possedere mappe di Nessus è considerato alto tradimento. Nessus fu il primo strato di Baator a formarsi. Quando Asmodeus e i suoi angeli caduti precipitarono dai cieli, essi crearono con il loro impatto la voragine originaria, della quale gli altri gironi non sono che gradini successivi. La gigantesca spaccatura, nota come Spire del Serpente, sarebbe proprio il solco tracciato dalla caduta spirale di Asmodeus attraverso la materia del piano. Si racconta che nel punto più profondo delle spire risieda la vera forma di Asmodeus. Egli, infatti, gravemente ferito dalla caduta originaria, avrebbe riposato per eoni in fondo alla spira per recuperare le forze, mentre inviava in superficie un avatar per governare. Qua giù il suo sangue divino si sparse. Da quel sangue, narra la leggenda, nacquero i primi veri diavoli, plasmati come larve dalle gocce scarlatte. Questa versione mitica fa di Asmodeus non solo il signore, ma anche il creatore, tra parentesi involontario, di Baator e dei suoi abitanti, e dà a Nessus un ruolo quasi sacrale. È il luogo dove il patto cosmico del male è stato sancito. Nessus è inoltre il carcere ultimo per i peggiori peccatori dell'universo. A differenza di altri strati, non ha una popolazione civile di anime dannate o diavoli di bassa classe. È un dominio militare e amministrativo puro. Nel corso della storia infernale, Nessus è rimasto immutato nel comando. Asmodeus vi ha esercitato il suo dominio da tempo immemore e nessuna rivolta è mai giunta a minacciarlo direttamente sul suo trono. Mal'Shim, la più grande città di tutti i piani esterni, è descritta come una metropoli di proporzioni inimmaginabili, situata sul fondo di una ciclopica trincea al centro di Nessus, esattamente sotto il portale che discende da Cania. Si dice che le sue mura possano contenere eserciti interi e che le sue sale si estendano per miglia. È la capitale infernale, ospita milioni di diavoli d'élite, un contingente tenuto in riserva, pronto a essere scatenato da Asmodeus quando arriverà l'ora della catastrofica battaglia finale. Al centro di Mal'Shim si erge la fortezza personale di Asmodeus. Si vocifera che persino un pantheon di dei guerrieri non potrebbe spugnarla. All'interno della fortezza si trovano il trono infernale, la sala del consiglio di Asmodeus e i tesori più preziosi di tutta Baator. Asmodeus custodisce inoltre un immenso deposito di anime nella sua cittadella personale. Si dice che fosse disposto a venderne alcune, ma solo a un prezzo straordinariamente elevato. Si mormora che un'intera nazione potrebbe non bastare a pagare una sola anima. Il principe del peccato è inoltre spesso rappresentato con una verga di rubino, un artefatto potentissimo, e si dice che essa rappresenti il contratto stesso tra Asmodeus e le altre forze cosmiche, che gli conferisce il diritto di dannare le anime mortali e regnare sui 9 inferi. Colpire una creatura con la verga può distruggere permanentemente la sua anima, impedendone la resurrezione magica. In conclusione, abbiamo visto che gli inferi non sono soltanto di fiamme, che tra i 9 strati ci sono moltissime variazioni dell'indole diabolica e che ognuno dei suoi signori incarna almeno un archetipo dell'essere malvagi. Per esempio Mammon e la sua avarizia, Fierna e le sue promesse di piacere. Abbiamo scoperto che le monete dell'anima sono generate su Minauros e molto altro ancora. Al centro di tutto Asmodeus, questa figura onnipotente che, neanche a dirlo, trae ispirazione da Lucifero e che funge da collante per tutti gli altri arcidiavoli. Guerra, esperimenti, tortura, maledizioni, tradimento, contratti, peccati. Sono questi i temi principali che caratterizzano i 9 inferi. Questa non è tutta la malvagità che esiste nei piani esterni, ma è certamente la meglio ordita. Oh, bene, direi che abbiamo parlato fin troppo di cattivoni. Nel prossimo video andremo a trattare qualcosa di più buono. Infatti abbiamo riunito alcuni dei piani esterni positivi, in modo da far venire il diabete tutto in una volta. Iscrivetevi per non perdermelo. Dalla zona è tutto, alla prossima!